Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2025 e abbiamo la carta del Papa, amici del Capricorno. Potrebbe essere un periodo di ufficializzazioni, potrebbe essere un momento dove diciamo si contrattualizza, si regolarizza un qualche tipo di relazione piuttosto che di situazione, e la carta del Papa è anche una carta che fa riferimento a una guida, quindi può anche essere che qualcuno di voi si rivolga ad un maestro spirituale piuttosto che insomma ad una guida, oppure che siate voi stessi a trasformarvi in un maestro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra, e sempre in descrizione trovate anche il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Comunque io nella descrizione inserisco sempre le novità del momento piuttosto che le promozioni. Voi aprite la tendina, date un'occhiata e poi per qualsiasi informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene ragazzi, questo è un oroscopo di 4 che andrò a proporre. Questo è generale, poi ce ne sarà uno sulla crescita spirituale, uno sull'amore e gli affetti e l'altro sul lavoro e l'economia. Quindi se non li volete perdere, rimanete sintonizzati. Bene, andiamo a vedere. 4 di pentacoli, il mago. Abbiamo un 7 di denari, un 2 di bastoni, cinque di bastoni, un 9 di pentacoli e un diavolo. Allora amici del Capricorno, partiamo da questo 4 di pentacoli. È una carta di staticità, è una carta di fermo, ha un'energia molto molto lenta, perché è una persona che diciamo è un po' così contratta, è un po' su di sé. Andiamo a vedere. Asso di coppe. Sì, come se fosse una sorta di chiusura, potrebbero esserci delle preoccupazioni, delle paure alle quali vi siete attaccati, una sorta di sfiducia magari, o perlomeno questo è diciamo l'andamento con cui parte la lettura, quindi se vogliamo un po' l'inizio o la fine del 2024 o l'inizio del 2025 potrebbe essere, più fine 2024. Però ho come la sensazione che appunto ci siano come delle cose vecchie che potrebbero ritornare a galla. Più che tutto la luna parla di paure, di proiezioni, di sentimenti di bassa vibrazione, nostalgia, malinconia, ed avendo anche l'asso di coppa al contrario, ho come l'idea che qualcuno di voi potrebbe come patire una sorta di vuoto emotivo. Andiamo a vedere il mago, perché è come se 6 di coppe, ragazzi, si prende un'iniziativa, sì, wow, 6 di coppe e cavaliere di pentacoli. Inizia qualche cosa, ripeto, potrebbe essere una vostra iniziativa, cioè voi che iniziate con il mago a fare lavori lavori di manifestazione, lavori di attrazione, piuttosto che iniziate a fare azioni fisicamente in modo pratico
per muovervi verso un'altra realtà. Tenete presente che avete 6 di coppe. Qui si potrebbe parlare di un sogno, di un qualche tipo di anche relazione per qualcuno che potrebbe, ehm, mi viene da dire consolidarsi, perché in realtà col 6 di coppe è come se la persona la conoscesse già, però sento che è una persona con la quale non siete già stati intimi, ok? Adesso io qui non riesco a definire ancora se è più, diciamo, un movimento a livello emotivo piuttosto che a livello lavorativo, però ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Allora, qui potrebbe anche essere che qualcuno inizi a fare qualche azione concreta per raggiungere un sogno e con il Cavaliere di Pentacoli questo movimento sia prudente, lento ma concreto, da un momento, diciamo così, di staticità dove c'erano delle paure, c'erano come dei blocchi, mi verrebbe da dire, con questo 4 di Pentacoli si va a un'azione che è il seme per questo 7 di pentacoli. Ok, il 7 di pentacoli è una carta di attesa e qui abbiamo anche un 4 di spade, come se vi invitassero a prendervi un tempo per guarire il vostro lato psico-emotivo con il 4 di spade. E poi abbiamo di nuovo un 9 di coppe che è una carta di sogno, molte volte viene tradotto come scusate, il sogno compiuto. Cioè io ho come la sensazione che il 2025, perlomeno l'inizio del 2025, sarà un buon periodo per seminare, ok? E poi mettersi in pausa, mettersi in stand-by e aspettare che le cose si muovano da sole. Adesso andiamo a vedere un attimo questo 2 di bastoni, regina di coppe, 2 di bastoni nuovamente e cavaliere di spade. Voglio un'altra carta per la regina. Fante di bastoni. Parcheggiamole un attimo lì, ragazzi. Vado a vedere il 5. Abbiamo un 2 di spade e un cavaliere di coppe. Allora, ho come la sensazione qui che ci sia una sorta di indecisione, o meglio detto, ci sarà, potrebbe arrivare un'indecisione su cosa fare, cioè semino, aspetto e poi come mi muovo, che cosa faccio, quali potrebbero essere i risultati che arrivano e come mi regolo. E vi dirò che da un certo punto dell'anno in avanti, secondo me, le cose accelerano di prepotenza. È come se ci fosse un lancio in avanti di questo progetto. Soprattutto, ragazzi, mi parlano di libri. Se dovete lanciare un libro, se state scrivendo qualcosa, se volete aprire un nuovo mezzo di comunicazione, un nuovo canale di comunicazione, potrebbe essere un buon periodo. Vi dico, c'è tanta indecisione perché avete 2 volte il 2 di bastoni e un 2 di spade. Ci sono come dei dubbi, probabilmente le cose non sono ancora abbastanza chiare, ma credo che sia il fattore emotivo che vi frega, non tanto la testa, più che tutto come mi sento in relazione a questa persona, a questa situazione, a questo fatto. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Temperanza e 10 di pentacoli. Queste 2 carte mi parlano di eredità, soldi che arrivano, prosperità, contratti. Tenete presente che anche il 10 di pentacoli è una carta che fa riferimento al matrimonio esattamente come il Papa. Sentite, dall'inizio della lettura è mattino, quindi io sto registrando che durante la mattinata, ed è dall'inizio della lettura, ragazzi, che sento come un richiamo alla birra.
Ok, può essere che per qualcuno sia importante questa cosa, mi parlano di luppolo, come se ci fosse qualcuno che ha dei progetti inerenti a questa cosa qua, non lo so, magari aprire un birrificio o anche solo come hobby provare a creare la propria birra o probabilmente è il sapore amaro, no? Se magari non bevete normalmente, è il sapore amaro che mi è ritornato alla bocca più che il frizzantino, sapete? Quindi magari per qualcuno può essere importante l'amaro, la coltivazione di qualche pianta tipo la cicoria. Sapete che le erbe amare depurano il fegato. Non so perché mi stanno venendo queste cose da dirvi, ma io ve le dico, anche perché il mago qui è l'alchimista ed è colui che trasforma e avete tante carte che mi parlano di natura, quindi qui potrebbe anche esserci qualche nuovo progetto da quel punto di vista lì. Adesso questo era un messaggio veramente per pochissimi, qualche cosa che ha a che fare con un nuovo, magari un nuovo progetto dedicato alla cura naturale. Al di là di questo, ragazzi, devo dire che avete anche la temperanza e in questa posizione specifica è proprio una benedizione che arriverà. Vuoi perché avete qualcuno che da lassù vi protegge, può essere un avo piuttosto che qualche angelo effettivamente o qualche forza superiore che vi protegga. Per qualcuno potrebbe essere la famiglia, qualche gruppo societario importante al quale potete fare affidamento, sul quale potete fare affidamento. Andiamo a vedere il diavolo. 2 di pentacoli. E tu, un'altra carta per la torre. 8 di pentacoli. Io ho la sensazione che questo diavolo sia molto positivo alla fine della lettura perché vi parla del potere personale. Mm? Qui si parte da una situazione di ma non so. Ok, facciamo qualche cosa, lanciamo questo prodotto, questa relazione, questa comunicazione, questo sogno e vediamo come va. Potrebbero esserci dei dubbi, potrebbe non essere chiaro effettivamente il come comunicare, che mezzi usare per comunicare, piuttosto che le regole da mettere. Insomma, con questo 5 di bastoni potrebbero esserci e il 2 di spade. Potrebbero esserci come dei momenti di attrito, mettiamola così. Se fosse una questione professionale potrebbero essere dei concorrenti piuttosto che dei collaboratori con i quali ehm, che non vi fanno passare un buon periodo, anche se comunque è ridotto nel tempo. Ma con questo cavaliere di coppe sento che poi la comunicazione in qualche modo entra e in effetti terminiamo la lettura con l'uscita da certi schemi un pochettino ripetitivi, anche karmici per qualcuno, devo dire. Io questo gruppo di carte non lo sento negativo, anzi, se qui qualcuno stava pensando di gettare la spugna per qualche progetto, è come se arrivasse una nuova ispirazione, potrebbe anche essere una conoscenza del passato che ritorna, un qualche tipo di contatto che per caso magari rivedete con il o la quale iniziate a chiacchierare e insomma vi dà come questa sferzata di energia. Abbiamo l'abbondanza, abbiamo i contratti a lungo termine, abbiamo una famiglia allargata, una grande società, l'unione, abbiamo una stabilità, una concretezza. Per qualcuno non vi nego che potrebbe trattarsi di una casa di mattoni, qui la questione potrebbe essere ok, prendiamo casa insieme, piuttosto che ok, mi decido ad andare a vivere da solo, da sola, piuttosto che compro casa finalmente invece che stare in affitto. Insomma, c'è anche qualche tema che potrebbe essere legato a un immobile. Però devo dire che la lettura la sento parecchio bene. Diciamo che finite giocando in casa. Quindi vi sento comodi in questo diavolo, perché appunto parla di potere personale, del potere della mente. E qui sento come se lavoraste per uscire da certi schemi di comportamento senza necessariamente demolire tutto quello che vi siete creati fino ad adesso. Questo è quello un po' che sento. Ok ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo, andiamo a vedere Osho.
che cosa vi vuol dire. Sento che comunque è un periodo di nuovi inizi o perlomeno di nuove semine. Poi si tratterà di stare a aspettare, di star tranquilli, diciamo così. Allora, abbiamo repressione, che è un 10 di bastoni, come se ci fosse qualche pensiero, qualche preoccupazione, qualche paura, qualche proiezione, perché la luna parla anche di proiezioni, cioè delle nostre illusioni, che probabilmente opprime un po'. O è come se ci fossero dei pensieri che vi fanno sentire un po' soffocati. Il diavolo effettivamente è una carta che parla un po' di soffocamento e di schiavitù. E poi abbiamo la miseria, che è un 4 di pentacoli, e che è qua. Io credo che ci sia un bisogno di lasciare andare la paura della carenza economica. Una volta che si inizia a pensare di essere effettivamente nell'abbondanza, ci si sintonizza su quell'energia, su quella vibrazione, e quella vibrazione torna. Ma finché noi manifestiamo da un punto di vista di carenza o bisogno, è come se manifestassimo sempre quell'energia, cioè magari arriva qualcosa ma se ne va anche in fretta. Tra l'altro, se vi capita nella vita di riuscire a fare denaro ma non riuscire mai a risparmiarlo o a tenerlo, perché succede sempre qualche cosa che ve lo fa spendere, ci potrebbe essere da riequilibrare il primo chakra. Questo ve lo dico. Ok, andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli, che sono gli oracoli dello scopo di vita, così per darvi come una dritta in più. Hanno poi anche il libricino, quindi poi vi leggo la spiegazione. Ok. Wow, il conquistatore della guarigione. Novembre, ragazzi, qui vi dà come tempistica, quindi siamo lì, insomma, è abbastanza vicino. Allora, andiamo a vedere sul libricino che cosa vi dice. Le tue guide ti dicono che la tua anima fa parte della grande linea karmica dei guaritori. Dentro di te risiedono capacità di magnetismo molto potenti. Di fatto, le tue guide ti mettono in guardia. Se non le usi, ti si ritorceranno contro. Cioè, sarai estremamente stanco e potresti soffrire dolori cronici nel corpo, che è un significato. Aspettatene. Ah, ok, dolori cronici nel corpo, il quale significato potrebbe scapparti. Lo scopo della tua vita è relazionato con aiutare gli altri, però soprattutto con la guarigione. Anche se non si ferma lì, non finisce lì. Sei un'anima che ha bisogno di passare del tempo solo, sei molto empatico e hai la capacità di vedere gli altri più in là di quello che dicono o dimostrano, tanto a se stessi come agli altri. La tua missione è incontrarti e trovare la guarigione, però non deve essere necessariamente individuale. Darai formazioni. Ragazzi, il Papa è il maestro, qualcuno che guarisce se stesso per poi, l'avevo accennato all'inizio mi pare, no? Per poi guarire gli altri. Prima si guarisce noi stessi e poi si guariscono gli altri. Sarebbe a dire che vai a dare formazioni e conferenze o vai a scrivere, anche qui ho parlato di libro, sulla guarigione. L'obiettivo della tua alma è guarire, però anche difendere questo potere di guarigione. Devi sapere che sei un'alma potente e determinata, per cui una volta che tu decida qual è il tuo sentiero di vita, nessun ostacolo potrà fermarti. E qui arriviamo al mese di novembre. Dicono che il mese di novembre porterà una consacrazione professionale, che è quella che state aspettando.
Le tue guide ti chiedono anche di ricordarti del passato mese di novembre, che è stato molto ricco in simbolismo e incontri importanti per la tua vita lavorativa. Se le energie si mantengono, nel mese di novembre ci sarà un equilibrio professionale che stai aspettando da tempo e per il quale ti stai tanto impegnando. Se novembre è ancora lontano, le tue guide ti stanno indicando che di non farti assalire dall'impazienza. Tuttavia devi superare tappe e devi avere fiducia nel ritmo divino delle cose. Stai evolvendo nel tuo interiore e stai iniziando a prendere distanza da quello che prima ti dava paura. Ti trovi in una forza interiore che ti darà molte buone sorprese nel prossimo mese di novembre. Bellissimo ragazzi, devo dire. Bene, novembre, se ascoltate la lettura quando esce, io la sto pubblicando fino a ottobre, quindi il mese è vicinissimo. Allora, guarda il lato buono di tutte le cose. Per la serie, guardate il bicchiere mezzo pieno. La lezione di oggi. Questo è un giorno dedicato unicamente all'ottimismo. Succeda quello che succeda, il tuo compito consisterà nel vedere solo le qualità positive. L'obiettivo? Metti in pratica il potere del pensiero positivo. Wow! Bellissima lettura, amici del Capricorno, è un periodo di espansione, si va verso l'autoguarigione, la guarigione degli altri, l'insegnamento, il potere personale, abbondanza economica. È come, ok, devo uscire da questa repressione e da questa miseria. La miseria mi fa venire in mente ai Miserabili, però non come personaggio, come pensiero. Sapete le persone che pensano in modo miserabile, in modo minimo, in modo piccolo, ridotto, perché state reprimendo le vostre capacità, il vostro potenziale. Qui si tratta di scoprire il vostro potere personale. Qui avete il diavolo, è alla fine della lettura. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail. Diversamente potete anche abbonarvi al canale se preferite andare a vostro ritmo. I titoli dei video sono visibili, sono pubblici, vi basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla e lì vi rendete conto dei temi che vado via via trattando per gli abbonati. Bene, detto questo non posso che augurarvi un 2025 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!